Rieccoci e bentornati su Mandor Lives. Il mio benvenuto se è il nostro primo incontro. Mi presento, sono Stefania, molto piacere. Oggi vi porto in Corea del Sud e cucineremo insieme il bibimbap, il piatto coreano probabilmente più conosciuto al mondo e di una facilità incredibile. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare la mia carissima amica Dahi, che vive a Seoul, per tutti i preziosi consigli che mi ha dato e per tutta la pazienza che ha avuto, come ho io. Immergiamoci nella ricetta del bibimbap e vi aspetto più tardi per la solita chiacchierata finale. Cominciamo affettando a rondelle la zucchina. Sovrapponiamo le fette per comodità e tagliamola a listarelle. Affettiamo la carota e tagliamola alla julienne. E prima di tagliare gli shiitake ne ho eliminato il gambo. Queste sono le 3 verdure che faremo saltare in padella. Mi raccomando, per evitare che i sapori si mischino, ripuliamo tra una cottura e l'altra. Allo stesso modo sbollentiamo separatamente spinaci e germogli di soia per 30 secondi e subito dopo immergiamoli in acqua fredda con ghiaccio per fermare la cottura. Rimuoviamo l'acqua in eccesso. Gli spinaci vanno delicatamente strizzati e condiamo con un cucchiaio di olio di sesamo, un pizzico di sale e semi di sesamo tostati a piacere. È ora di dedicarci all'essenza del nostro bibimbap, il gochujang, la pasta di peperoncino rosso coreana che noi andremo ulteriormente ad arricchire con un cucchiaino di salsa di soia, un cucchiaino di aceto, un cucchiaio di olio di sesamo, un cucchiaino di miele o dolcificante preferito, mezzo cucchiaino di aglio tritato ed infine semi di sesamo tostati a piacere. Pronta anche la salsa, è il momento di impiattare. Poniamo il riso appena cotto alla base e aggiungiamo le verdure a giro in senso orario. A fine video ve ne spiegherò il motivo. Potremmo gustarci il piatto anche così, ma perché possa chiamarsi davvero bibimbap, dobbiamo aggiungere la ciliegina sulla torta. Un uovo cotto all'occhio di bue. La versione più tradizionale prevede il tuorlo d'uovo crudo. Condiamo e per una degustazione da veri coreani mescoliamo tutto quanto. Lo so, sembra che tutto il nostro lavoro sia improvvisamente andato in fumo, ma non è così. La peculiarità di questo piatto coreano sta infatti nel riconoscere il singolo sapore e consistenza all'interno di questo meraviglioso miscuglio di riso. Bibimbap infatti significa riso mischiato, dal verbo bibim, mischiare, e bap, riso cotto. Esistono diverse versioni del bibimbap e quella che vi consiglio, una delle mie preferite, è quella che viene servita all'interno di una ciotola di pietra rovente e questo fa sì che si crei sul fondo uno strato croccante di riso, mantenendo inoltre il piatto caldo fino all'ultima cucchiaiata. La versione che vi ho proposto del bibimbap è una versione vegetariana, ma generalmente il bibimbap viene considerato dai coreani come un piatto svuotafrigo. Infatti gli ingredienti sono variabili, non sono mai fissi, a parte per il gochujang, la pasta di peperoncino rosso. Il bibimbap, oltre ad essere un piatto buonissimo ed esteticamente molto bello, racchiude un significato molto profondo. Il colore e la disposizione degli ingredienti che ho scelto richiamano la ciclicità della teoria dei 5 elementi della medicina tradizionale cinese, ma di questo ne parleremo in un video a parte. Spero davvero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi incoraggio a provarla perché come tanti altri piatti, anche questo merita davvero di essere provato.
Grazie per il tuo tempo e alla prossima.